Dal 8 al III secolo a.C. la civiltà etrusca fiorì in tutta l'Italia, influenzando profondamente i Romani che successivamente li conquistarono. Ma esattamente da dove vengono queste persone? Ciao! Mi chiamo Cristoforo e nel video di questa settimana stiamo esplorando le origini della civiltà etrusca, una delle culture più interessanti e avanzate nel mondo antico. Così la patria etrusca ha attraversato l'Italia centrale con la sua capitale in Toscana, che deriva dalla parola Tuschi. Nel VI secolo a.C. la cultura raggiunse il suo apice con le ricche città-stato in tutta la penisola. Nei secoli successivi gli Etruschi declinarono con l'ascesa del potere greco e romano. Nel III secolo a.C. avevano ceduto l'indipendenza a Roma, ma non tutta la loro cultura. In realtà la parola stessa per Roma deriva dalla lingua etrusca. Ora, la loro esatta origine è stato oggetto di dibattito fin dai tempi antichi e la risposta è ancora poco chiara, come spesso accade nella storia. Vedi, nessun testo storico in etrusco è sopravvissuto. Quindi la nostra comprensione dipende fortemente dalle successive fonti greche e romane. L'autore greco Erodoto credeva che gli Etruschi venivano dalla Lidia nell'Anatolia orientale e ha conquistato gli abitanti nativi dell'Italia. Una prova di ciò è un studio 2007 che ha trovato il DNA paterno in Toscana che è apparso anche nel vicino orientale, ma in nessun altro luogo in Europa. Al contrario, il Dionisio di Alicarnasso sosteneva che gli Etruschi fossero essi stessi italiani indigeni, che gli studiosi moderni tendono a difendere. Uno studio del 2013 sul DNA materno all'interno degli stessi gruppi non ha trovato alcun legame genetico con la Turchia moderna. Quello che io penso è il più probabile è che la risposta è disordinato e gli Etruschi avevano radici multiple. Circa 3000 anni fa un piccolo gruppo emigrò in Toscana, mescolandosi con persone nel nord e nel vicino est, creando gradualmente una nuova grande cultura. Ma indipendentemente da dove sono venuti, gli Etruschi erano una delle società pre-romane più importanti e prospere, la cui portata si estende fino ai giorni nostri. Va bene, questo è tutto per oggi. Voglio migliorare la mia pronuncia italiana attraverso questi video, quindi per favore lasci i tuoi consigli nella sezione commenti qui sotto. Dai un like a questo video se hai imparato qualcosa e non dimenticare di iscriverti a non perdere il prossimo. Come sempre, le mie fonti sono nella descrizione e con questo grazie mille per aver guardato.